Maurizio Bitoli, cantante, chitarrista, fondatore dei Fingernails, band ormai si può dire storica Sì, del panorama rock, hard rock, heavy metal romano degli anni 80, dagli esatto, anni 80 dal ad, 1981, ad oggi. Ho letto che a distanza di oltre 35 anni, anche oltre. ecco, di attività con la band, ti sei chiesto dove sarebbero potuti arrivare i Fingernails se fossero vissuti in un altro paese. Che cosa ti sei risposto? Che da una parte potrebbe anche essere vero, ma potrebbe anche essere un coltello dalla doppia lama. Cioè, se i fingernails sono esistiti fino adesso in Italia perché noi siamo stati eh, precursori di un movimento. Allora, essendo stati i primi, siamo conosciuti dal pubblico come un gruppo che ha iniziato, diciamo, questo percorso, mentre all'estero avremmo potuto essere uno dei tanti gruppi. C'è questo pericolo qua. Io ho preso quello che il tempo e quello che il destino ci ha regalato, insomma, ci ha regalato questa disdetta di nascere in Italia, però vabbè. Ah, Nella prossima vita vedremo di fare qualcosa di meglio. ok. Allora, voi avete fatto parte della primissima ondata del metal romano, insieme a gruppi come Raff e Astaroth. Quella che era una scena unita, quella dei primi anni '80, o c'era competizione? E era facile trovare dei concerti oppure no? Per noi all'epoca eravamo molto uniti, però non è che ti riesca a dare una risposta definitiva, perché c'era molta competizione, ma la competizione nasceva dal fatto che i concerti erano pochissimi, perché erano pochissimi i locali in cui esibirti. Perciò c'era la competizione per arrivare a suonare in determinati locali e la competizione a prendere anche quel tipo di pubblico, perché poi il pubblico decretava il successo della band del momento, della band che seguivano. E la competizione nasceva in quello. Poi sì, c'era anche collaborazione, ma quello io ho sempre affermato che fino a un certo punto c'è stata collaborazione perché la competizione era parecchio forte. Non erano tantissimi gruppi, ma erano anche tanti gruppi per via dei pochi locali in cui potevi esibirti. Capitava che ti esibivi, io parlo del 80, 81, 82, dove nell'anno ti potevi esibire 2 o 3 concerti l'anno in grossi posti tipo teatri o aula magna delle scuole, insomma. Non era facile poter suonare in determinati posti, perciò ti dovevi mettere in competizione, ti dovevi mettere in mostra. La mostra, mettersi in mostra voleva dire mettersi in competizione anche con le altre band. Certo. Avere più gente nelle sale prove dove provavi, anche quello era un segno di forza di una band. Certo. Senti, ci sono stati ovviamente tutti questi anni tantissimi cambi di formazione della band, però potresti descrivermi in poche parole i due membri storici, Marco Bomber e Riccardo Duracell? Loro sono stati quelli che hanno dato il là ai fingernails che sentiamo oggi. Perciò sono importanti perché dalla loro entrata, parlo di fino 84, inizio 85, dalla loro entrata si è cominciato a stabilizzare il sound dei fingernails, quello che sentiamo tuttora. Mentre prima i fingernails sì, avevano queste anche influenze motorediane, però potevi ascoltare influenze AC/DC, Saxon, Iron Maiden. Con loro due io ho trovato la dimensione che poi è stata chiamata speed metal, però era quella che ascoltiamo anche oggi. Senti, c'è un concerto a cui hai assistito come spettatore negli anni '80, a cui sei ancora oggi legato e perché? Quello senza dubbio, gli Iron Maiden a Castel Sant'Angelo nell'80, quando loro suonarono di spalla ai Kiss.
Perché? Perché quel concerto ha rappresentato l'inizio dell'heavy metal in Italia. Perché Iron Maiden e non Kiss? Perché i Kiss già erano in fase, diciamo, discendente a livello di idee, ma in fase di successo che aumentava proprio in quel momento perché avevano fatto un singolo di grande successo commerciale. Perciò loro avevano aumentato questo successo commerciale, però perdevano in, come ti posso dire, Purezza. in purezza, bravo. Mentre gli Iron Maiden, invece, che erano un gruppo giovane, veniva dall'Inghilterra, portava quella ventata di novità che i Kiss invece avevano un po' lasciato nel loro percorso, andando più alla ricerca del successo mondiale che non alla ricerca della purezza sonora. Ecco. Gli Iron Maiden hanno rappresentato lì veramente la nascita dell'heavy metal in Italia e io sono nato metallaro da quel concerto là. 31 agosto 1980, ancora me lo ricordo, perciò per me Paul Di'Anno è grande, grande per me. Senti, invece il concerto ai Fingernails che ricordi particolarmente a Roma? A Roma mi ricordo veramente un bellissimo concerto, quello che ricordo maggiormente, dei Fingernails nell'82 mi pare, al Teatro Africa con i RAF. Mi ricordo, quello fu un concerto meraviglioso con 750 vacanti, cioè, lì è stata per noi che suonammo di spalla i RAF, loro già erano conosciutissimi, per noi quello è stato il trampolino di lancio per il nostro futuro, cioè da lì il pubblico ci ha adottato, ecco. Raff appunto che frequentavano questa famosa piazza degli Zingari a Monti, a Rione Monti, che era un po' il punto, uno dei punti di ritrovo dei metallari. C'hai qualche memoria, qualche aneddoto, qualche episodio particolare? Quello è stato il punto di ritrovo dei metallari romani. Chiunque ricorda il metal romano ricorda Piazza degli Zingari a Rione Monti, perché lì è stato veramente il ritrovo dei ritrovi. C'erano anche altri ritrovi, ma lì è nato veramente il movimento metal romano, parlando di metal romano, e che si è fatto conoscere poi in tutta Italia, perché tu parlavi con chiunque a Milano, a Torino, a Bologna, parlavi dei metallari di Piazza dei Zingari, parlavi dei RAF, cioè quello era il movimento metal romano. Senti, ma c'è un personaggio della scena metal romana di quegli anni che vorresti ricordare? Ricordo con piacere questo personaggio che noi chiamavamo Mazinga, che era un grande fan sia dei RAF, ma un grande fan proprio del metal, era colui che viaggiava all'estero, era un viaggiatore sia materiale sia mentale, perché poi era uno a cui piaceva viaggiare anche con la mente, perciò attualmente lui vive a Amsterdam. Lui era il tipico metallaro fricchettone, portava questi capelli lunghissimi, c'aveva questo giubbotto di pelle con le scritte di tutti i gruppi mondiali, insomma quel giubbotto quando lui è partito da Amsterdam me l'ha regalato, insomma ha passato un testimone. Ricordo questo personaggio con grande, 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 grande emozione, perché è stato veramente un grande amico, un grande personaggio. Senti, invece il baffo? Buff ha rappresentato per il metal romano, non solo perché Mazinga è stato per il metal romano, Buff è stato per il metal italiano, perché chiunque ha conosciuto Baffo per la sua grande passione e la voglia di aiutare anche i gruppi meno fortunati rispetto a noi che eravamo già già sulla strada, e lui aiutava molto questi gruppi giovani che mettendogli a disposizione un palco per esibirsi. È stato un personaggio indimenticabile, un amico, il papà dei metallari, perché veramente era il papà dei metallari. Un personaggio unico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, però viene ricordato sempre con grande piacere. Anche Lui da me.
con grande piacere veramente. Beh, insomma, qui siamo in un negozio di dischi e qualche cosa dei Fingernails ci sta. Questo è Merciless Attack del 2016. Vediamo se sei preparato. Questo che cos'è? Questa è la produzione di tutti i demo degli anni 80, una grande antologia bellissima. Motel 666. È l'ultimo disco che abbiamo prodotto, l'ultimo album che abbiamo prodotto del 2019. Destroy Western World. Western World, che è del 2006, che ha rappresentato il disco del ritorno, diciamo, dei Fingernails, anche se era Helen Beck, quello prima. Controllo, risposta esatta. Che era considerata un'antologia, però Helen Beck racchiudeva il nuovo materiale della band che si rimetteva insieme, accompagnato dal primo disco dell'88, perciò poi erano produzioni tutte americane, perché ce l'ha prodotto la Old Metal Records. Maurizio, grazie, piacere veramente, piacere mio, sentito, ovviamente. Non è una frase di circostanza, lo sai. Vabbè, Grazie. grazie a tutti.